Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Torniamo a parlare di privacy on-chain inerente a Bitcoin e in questo video vi mostrerò un tool che vi farà vedere quanto sei esposto on-chain semplicemente andando a copiare ed incollare un address Bitcoin che utilizzi normalmente. Ancora oggi si pensa che utilizzare le cripto e soprattutto utilizzare Bitcoin sia un modo anonimo per spostare i fondi, ma in realtà basta pensare alla definizione di blockchain che è un registro pubblico distribuito, ma la parola che ci deve far pensare è che appunto è pubblico per design. Ok, quando noi mandiamo una transazione non vediamo direttamente il nome e cognome, siamo pseudonimi, quindi non anonimi, ma siamo pseudonimi protetti se vogliamo da una stringa alfanumerica, ovvero il nostro address. Quando noi andiamo a mandare e ricevere Bitcoin non c'è il nostro nome e cognome, siamo protetti da un address. Ma esistono strumenti di chain analysis sia pubblici, ovviamente meno sofisticati, che di aziende specializzate, ma se vogliamo anche forze dell'ordine o soprattutto anche hacker purtroppo, che possono andare ad unire tutti i puntini delle nostre transazioni, creare una nostra mappa comportamentale fino nei casi più estremi riuscire a arrivare anche al nostro KYC, ovvero al nostro riconoscimento identificativo. Quella transazione rimane incisa, non puoi cancellarla, non puoi modificarla e rimane lì per sempre. E ricordati che il fatto che non c'è direttamente il tuo nome ma c'è il tuo address non significa che non sei identificabile. Nel tempo i tuoi movimenti creano uno schema, creano un comportamento, creano una mappa, come ho detto, comportamentale che può essere ricostruita, analizzata, schedata e collegata. Andiamo a vedere un tool molto interessante. I'm exposed, sono esposto. Andando a inserire un transaction ID o un address Bitcoin, questo tool non guarda solo il saldo, guarda come ti muovi e va ad analizzare i collegamenti tra gli indirizzi, perché quando usi Bitcoin spesso non usi solo un indirizzo, ne usi tanti, wallet magari diversi, change, address, transazioni pubbliche, ma come abbiamo già visto in video precedenti, se poi te tra questi wallet vai a mandare dei satoshi tra di loro, esistono appunto delle logiche che permettono di capire quali indirizzi appartengono alla stessa persona, la classica linkabilità che hai già sentito dire e parlare molte volte sul mio canale. Creare un link. Se io compro Bitcoin su un exchange, lo mando a un mio wallet non custodial, da quel wallet non custodial lo mando a un altro mio indirizzo non custodial, io ho collegato una linkabilità e ricordati che nel momento in cui i tuoi indirizzi vengono collegati tra di loro, non sei più un indirizzo, diventi un profilo. È qua che cambia tutto per la privacy. Scritte qua sotto su esempio ti fa vedere, ti fa capire che questo tool va a segnare un voto identificativo al livello di privacy dell'address che si va ad analizzare. Ad esempio, Wasabi CoinJoin A+, oppure A sono ovviamente i voti dove la privacy è più forte, mentre poi abbiamo i voti un pochino più bassi dove c'è la F, la D oppure critical. Lì cambia veramente perché significa che sei facilmente leggibile o comunque quel wallet che vai a analizzare è facilmente leggibile da chi ha gli strumenti necessari. Andiamo a vedere un wallet a caso preso direttamente dalla blockchain. Andiamo a vedere questo, lo copio e lo vado ad incollare, vediamo che cosa va a riferirci. Bene, il wallet che ho preso a caso ha una votazione 96 su 100, una più, quindi ha una privacy molto molto elevata. Qua fa vedere il wallet che ho copiato e incollato. Segwit va a indicare quanti satoshi ha ricevuto, quanti satoshi ha inviato, quante transazioni sono state fatte e ci indica già che non ci sono problemi significativi per la privacy, ha un'elevata privacy, quindi è stato utilizzato correttamente, cioè praticamente una linkabilità, una correlazione tra questo wallet ed altri wallet praticamente nulla. E nella parte high risk ti dà un consiglio, nel senso che questa parte ti sta dicendo, anche se stai usando Bitcoin bene, puoi compromettere tutto con una singola transazione, con una singola azione, quella che stavo anche spiegando prima, magari questo è un wallet orientato alla privacy,
poi mandi dei bitcoin che hai comprato su un exchange direttamente a questo wallet che era praticamente puro e vai a creare una linkabilità. Oppure da questo indirizzo, chiamiamolo puro, invii più transazioni a diverse wallet e ricordati che più transazioni fai c'è più rischio di effettuare errori e di avere per l'appunto sempre questa linkabilità. È buona usanza per chi vuole proteggere la privacy utilizzare un address una volta sola. Ci sono diversi wallet per l'appunto che in un unico posto creano diversi address e ogni address non è collegato tra gli altri wallet per proteggere maggiormente la privacy. Cambiando address, ne ho preso un altro caso, qua abbiamo una votazione F, ovvero qua non siamo più come prima nel va tutto bene con questo wallet, ma nella parte opposta. F 0 su 100 vuol dire che a livello di privacy questo address è un fallimento totale. Rischio esposizione vuol dire che questo indirizzo è facilmente leggibile da chiunque e ti va a dire che la sorveglianza on-chain può identificare il proprietario e tracciare i flussi di denaro. Perché sostanzialmente questo indirizzo ha ricevuto fondi più di 75.000 volte. E subito sotto le solite raccomandazioni: smetti di utilizzare questo indirizzo, che sembra una cosa banale, ma in realtà è l'errore numero uno sulla privacy della blockchain. Tutte queste transazioni all'interno di quel wallet ha creato una mappa pazzesca. Poi lasciamo stare in questo momento se può essere un wallet privato, aziendale o che è solo per dare l'idea. Comunque fosse di un privato, degli errori di privacy devastanti. Tra le altre cose, queste 77.000 transazioni significa che ogni transazione è collegata a tutte le altre. Non esistono movimenti separati, in questo caso la privacy proprio non è stata rispettata. Ha una storia unica, completamente leggibile. Un'altra cosa molto interessante, a parte il balance, le transazioni, tutto quanto, ci va a indicare che sono state fatte 9 transazioni nelle ultime 2 ore. E questo, che può essere normale, direi che cosa c'entra, è un qualcosa che magari pochi capiscono, perché non è Bitcoin solo trasparente nei dati, ma è trasparente nel pattern. Se questo pattern si va a ricreare nei giorni anche seguenti, non è solo una transazione, diventa un comportamento. E il comportamento possiamo anche notarlo dal Privacy Score History, dove questo grafico ci fa vedere che sale, scende, quindi non è stabile, non è fissa la privacy. Può cambiare nel tempo. E questo cosa ci va a indicare? Molte volte vi ho detto che la privacy non è usare un tool, un CoinJoin oggi, e poi domani, se non serve, fare delle altre operazioni e dimenticarci di quello che abbiamo fatto per la privacy. La privacy è un comportamento, non è ok, ho fatto una cosa giusta, sono a posto. No, non sei per niente a posto. O mantieni un comportamento magari su un tuo wallet, o un comportamento che deve diventare magari anche uno stile di vita all'interno della blockchain, o se no ogni transazione che fai la puoi solo o migliorare o peggiorare se non mantieni questo stile. E questo grafico ci va a indicare proprio questo: non ha una struttura completamente protetta da privacy, è stata invalidata più volte. Quando scende vuol dire che hai creato un problema, un collegamento, che sia un pattern, che sia un errore. Insomma, hai annientato la privacy che magari stavi creando nei giorni precedenti. Lo so, la privacy è una rottura di scatole, è un lavoro, non basta fare una cosa giusta una volta, la devi fare purtroppo sempre, perché basta un errore, una transazione, una linkabilità per rovinare magari anni di duro lavoro sulla privacy. E se ora in alto a destra andiamo a cliccare su Cypherpunk, andiamo un po' a vedere questi dati in maniera differente. Qua andiamo a vedere le relazioni: 77.659 transazioni dove questo indirizzo ha interagito con 44 controparti più di una volta. Tradotto, in queste transazioni 44 collegamenti sono relazioni finanziarie ripetute, quindi creato una correlazione pericolosa. Questo cosa vuol dire? Che se mandi Bitcoin una volta a un address, a un exchange o a una controparte,
viene definito come un evento, ma se lo mandi più volte alla stessa identità, quella diventa una relazione e le relazioni sono quelle che sono identificabili. Ad esempio, un pack su Bitcoin, che è la strategia più utilizzata per accumulare Bitcoin, a seconda comunque di come è fatta, va a creare un pagamento ricorrente, rivela una relazione, chiamiamola finanziaria. Chi paghi, quanto spesso, con quale schema. Immagina un po' di pensare come i tuoi abbonamenti, non so, a Netflix, Prime, un accredito di uno stipendio, un affitto. Che cosa succede con questi pagamenti che non sono cripto, ma la funzione è la stessa? Tutti questi pagamenti dal tuo conto creano un profiling, poi si possono vedere lo stipendio, l'abbonamenti, l'affitto, pagamenti ricorrenti e da lì ricostruire la tua vita finanziaria. E a molte volte non serve neanche sapere il tuo nome, il comportamento va a creare un'identità e lo possiamo andare a vedere qua sotto nella tua identità digitale, temporale del wallet. Questo è il modo in cui il tuo wallet si è comportato nel tempo. Ogni transazione che fai non è un solo movimento, ma è una firma immutabile, è una firma tecnica. Come ad esempio puoi vedere RBF, tipo di script, la struttura della transazione, il timing, la modalità di creazione. Insomma, giustamente chiamata impronta digitale. Dall'altra parte possiamo vedere altri dati, ovvero ad esempio ha interagito con oltre 500 soggetti diversi, 544 controparti. E qua entra un concetto chiave: l'interazione può essere un potenziale collegamento, basta che uno di questi sia collegato a un exchange KYC, un servizio tracciato, una piattaforma regolamentata e il gioco è fatto. Ci sono ancora 9 unspent output, questo va a indicare che il wallet è ancora attivo, c'è ancora del valore che può essere osservabile e ti va a indicare anche questo che è un dato potentissimo. Se pensi che queste informazioni che stiamo leggendo, un po' ho riassunto, sono solo analizzando 50 su 70.000 transazioni, eppure sono usciti tutti questi dati, questi problemi, immagina cosa significherebbe per chi ha gli strumenti adatti, per chi fa un lavoro, oppure anche un hacker o d'altro, cosa succederebbe se analizzasse il 100% delle transazioni. È una cosa pazzesca. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, l'abbia trovato interessante. Se hai delle domande me lo fai sapere, se hai bisogno di recensioni, opinioni su altri argomenti, soprattutto inerenti alla privacy, me lo fai sempre sapere nei commenti. E per chi è arrivato fino a questo punto, ho un regalo, uno sconto del 25% su uno dei miei 2 percorsi, lo starter oppure il pro, valido solo una volta. E una volta selezionato il corso, nel momento dell'acquisto, alla voce discount code basta inserire il numero 25, è valido solo una volta, quindi chi arriva prima e prende questo codice lo può utilizzare sia per il corso starter, che poi alla fine è un corso base e intermedio, oppure per il corso avanzato. E spero che questo vi sia di gradimento.